Dunque, la base per tutto quello che viene poi fatto come procedure rispetto a una fuorispecifica parte da alcuni casi particolarmente importanti che si sono verificati negli Stati Uniti, in cui alcune ditte di prodotti farmaceutici o alimentari hanno avuto dei contenziosi con l'autorità che è preposta al controllo appunto di tutti i farmaci e di tutti i prodotti alimentari, che è la famosa FDA, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti. E in particolare quando la Food and Drug Administration fa dei controlli, fa delle ispezioni presso le ditte, qualora riscontri quelle che per l'organizzazione, per l'FDA, vengono considerate, o per l'ispettore, diciamo materialmente l'ispettore stesso, lui considera delle anomalie o comunque delle procedure non conformi o dei prodotti non conformi, cosa succede? Che la FDA produce un documento di osservazioni che viene chiaramente reso noto alla ditta stessa, che viene chiamato 483, dal nome ovviamente dal numero del modulo su cui viene scritto questo rapporto di ispezione. Il 483 è un documento che di per sé non ha conseguenze legali, ma chiaramente che ha molto peso dal punto di vista di quello che la ditta deve fare quando viene riscontrato questo tipo di anomalie, perché se l'industria, la ditta, non risponde entro 15 giorni dalla ricezione ufficiale del 483, chiaramente l'FDA poi ha l'autorità per proseguire con una serie di azioni che possono andare da una semplice lettera di richiamo per appunto avere una risposta consona, fino al ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti che vengono appunto menzionati nel 483, la chiusura di un impianto di produzione e così via, e quindi conseguenze potenzialmente molto gravi. Come può la ditta rispondere a un 483? Normalmente viene richiesto che la ditta risponda ad ogni punto delle osservazioni, quindi bisogna rispondere a tutte le osservazioni, dicendo o perché l'osservazione, secondo la dirigenza della ditta, non è consona, non è un'osservazione valida, oppure se si accetta l'osservazione in oggetto, bisogna rispondere con i risultati fondamentalmente di un'indagine che deve dire qual è il motivo per cui si è verificata questa non conformità e le azioni che la ditta intende mettere in campo per ovviare alla non conformità, e che secondo me è abbastanza interessante, bisogna fornire anche una timeline, cioè bisogna dire entro quanto tempo si ha intenzione di mettere in campo queste azioni correttive per poi avere la risoluzione delle problematiche evidenziate. Un esempio di un 483 è riportato in questa slide. Questa è una ditta che era chiamata Able Manufacturing, in cui venivano prodotti dei mangimi per animali. E in questa ditta, questo è un rapporto del 2005, quindi relativamente vecchio, ma è appunto uno di quei casi, assieme al caso della ditta Bar, di cui forse poi accenniamo in seguito, che hanno appunto definito un po' le procedure e i rapporti anche tra le industrie e l'FDA.